Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della miniserie Messo a Fuoco. Oggi parleremo dell'argomento in maniera leggermente diversa. Cercheremo di capire cosa sia il fuoco e cosa sia la combustione in maniera un po' più particolare e specifica. E per fare ciò ci serviremo dell'aiuto di un mio caro amico Michael, che è uno studente di chimica e che ci aiuterà a comprendere come avvenga il processo di combustione e esattamente, o almeno in maniera semplice, quantomeno senza scendere troppo nei particolari, che cosa sia il fuoco dal punto di vista chimico. Quindi adesso chiederemo a Michael un poco di introdurci l'argomento. Prego. Salve a tutti. Sigla. E quindi dicevamo, che cos'è praticamente il fuoco? Bell'argomento, proviamo a parlarne. Allora, innanzitutto il fuoco non è da intendere come una sostanza o un insieme o un miscuglio di sostanze, ma piuttosto come un insieme di differenti fenomeni fisici che noi percepiamo grazie ai nostri sensi. Ma come hanno luogo questi fenomeni fisici? Questi fenomeni fisici hanno luogo grazie a una reazione, la reazione di combustione. Questa reazione di combustione avviene tra un comburente, ovvero l'ossigeno, e un combustibile, ovvero ciò che noi andiamo a bruciare. Questo tipo di reazione rientra nella categoria delle ossidoriduzioni, in quanto l'ossigeno agisce da agente ossidante, ossidando, come abbiamo detto, quello che noi andiamo a bruciare, che nella stragrande maggioranza dei casi è costituita da molecole organiche, quindi molecole contenenti al loro interno carbonio. Ma all'inizio ho detto che noi riusciamo a percepire questi fenomeni fisici grazie ai nostri sensi. Ad esempio, la reazione di combustione è una reazione altamente esoenergetica, ovvero che rilascia grandi quantità di energia che noi percepiamo tramite la nostra vista come luce o il nostro tatto come calore. Oppure avete presente quando nel camino mettete la legna da ardere, ogni tanto sentite dei piccoli crepitii, dei piccoli suoni? Beh, questi crepitii non sono altro che l'acqua contenuta all'interno delle strutture delle strutture del combustibile, in questo caso dei pezzi di legno, che passa dallo stato liquido allo stato gassoso, quindi producendo una fortissima pressione che fa appunto esplodere in piccole scintille l'acqua interna, e noi percepiamo tramite l'udito. Un altro fenomeno fisico possiamo percepirlo attraverso l'olfatto. Infatti, riprendendo l'esempio del camino, i pezzetti di legna ancora non avvolti dalle fiamme liberano nell'ambiente circostante le molecole organiche caratteristiche della loro struttura, ad esempio le molecole caratteristiche delle varie resine, liberando nell'ambiente quindi diversi aromi. Infatti, non so se l'avete mai notato, ogni tipo di legna ha un odore diverso quando brucia. Inoltre altri odori che possono essere rilasciati dipendono dalla più o meno ossidazione di questi composti. Infatti, quando in carenza di ossigeno vengono liberati dei non prodotti finiti, ad esempio nel prodotto ultimo di combustione è l'anidride carbonica, ma se questa combustione non avviene totalmente, avviene parzialmente, vi saranno la liberazione nell'atmosfera di altre molecole organiche più o meno odorose, dipendenti dal caso. Beh, come per esempio nel caso del monossido di carbonio, che invece è completamente inodore, tant'è che può risultare molto pericoloso, perché essendo inodore e tossico si rischia è molto letale. Infatti il monossido di carbonio è appunto un prodotto di non completa ossidazione del materiale organico che prendiamo ad esempio.
Mentre per quanto riguarda altri fenomeni... Allora, poi possiamo parlare, invece, ricollegandoci proprio alla più o meno ossidazione del combustibile, prendiamo ad esempio il metano. Il metano, ad esempio, nelle cucine a gas, nei fornelli, avete notato che ha una colorazione molto azzurrognola, quasi invisibile, ed è molto silenzioso? Questo perché questo gas metano viene innescata la combustione quando è fortemente miscelato all'ossigeno, quindi avviene una combustione completa, dando questa colorazione. E questa cosa della colorazione del metano possiamo anche collegarci a parlare di un altro fenomeno particolare. Non so se avete mai sentito parlare di sagge alla fiamma. Sì, però questo è un piccolo spoiler che poi vedranno avanti magari in qualche altro Sì, video, allora sempre. evitiamo per il momento questo esempio, però e lo rimandiamo in futuro, ne parleremo. Possiamo magari un attimo introdurlo parlando infatti del fatto che come abbiamo parlato prima di iniziare il video, magari in alcuni tipi di legno però cambia anche la fiamma, perché mi dicevi che nel legno, visto che non c'è una combustione completa, un'ossidazione completa, la fiamma è più rossastra, ma anche perché ci sono degli elementi all'interno. Sì, questo si ricollega proprio ai saggi alla fiamma. La colorazione del fuoco va più sul giallognolo, questo perché per la forte presenza del sodio nel materiale organico. Ma se togliessimo il sodio, avessimo modo di escludere questa pigmentazione di colorazione, noteremo che è anche un colore più sul rosso carminio, rossastro. Questo dipendente anche da altri elementi. Perché poi ne parleremo negli altri video invece. D'accordo. Mentre un'altra domanda che ti volevo fare è per esempio sul famoso fuoco greco, che è un fuoco molto particolare. Ci sai dire qualcosa di più, le differenze magari dal fuoco normale, quali sono? Certamente. Allora, il fuoco greco era una micidiale arma che veniva utilizzata dai bizantini per difendere i confini di Costantinopoli dai vari invasori. Era un'arma temibile perché era inarrestabile, non si poteva fermare. E perché non si poteva fermare? Cioè, qual era la caratteristica proprio del fuoco greco? In pratica non si poteva spegnere neanche buttandoci sopra acqua, anzi buttandoci acqua sopra le cose si peggioravano. Infatti ora vedremo anche il perché, c'è una motivazione. Iniziamo dicendo che non si hanno testimonianze dirette della composizione precisa del fuoco greco. Questo perché i bizantini sono stati molto attenti a tenere nascosta la sua reale formula. Sicuramente essa è stata una realizzazione del lavoro di diversi alchimisti del tempo. Ma diciamo che siamo riusciti più o meno a poterne intuire quella che doveva essere la composizione grazie alle testimonianze degli effetti osservati, le varie testimonianze anche riportate dalle sconfitte dei vari invasori. In pratica, diciamo che il fuoco greco era una miscela di diverse sostanze, come ad esempio calceviva, nitrato di potassio, zolfo e un insieme di nafta e pece. In pratica questo si trovava allo stato liquido. All'interno veniva utilizzato, come dicevo, per difesa, ma soprattutto nelle difese durante le battaglie navali. Infatti veniva tenuta in delle cisterne di rame all'interno delle navi, queste cisterne erano costantemente tenute sotto sotto calore, da fuochi. Era tenuta quasi a temperature molto, molto elevate, e poi tramite dei sifoni veniva proiettata, lanciata verso le navi nemiche. Questo liquido incandescente, a contatto con le navi nemiche, prendeva immediatamente fuoco. Questo per la presenza della calceviva, che reagisce fortemente con l'acqua. Questo è il motivo per il quale non si poteva spegnere, perché la reazione tra la calceviva e l'acqua porta alla formazione dell'idrossido di calcio, che è fortemente esotermico. Questo
questo calore generato portava alla degradazione del nitrato di potassio, la cui degradazione portava alla liberazione di ossigeno. L'ossigeno più il calore sempre generato dalla reazione della calceviva provocava l'inizio della combustione della miscela di nafta-pece. E la miscela di nafta-pece, questo è interessante, ha una viscosità molto bassa. Questo gli permetteva di galleggiare sull'acqua. Infatti si potevano osservare anche fenomeni in cui si vedeva il mare in fiamme. Questo perché tutta la sostanza rimaneva a galla e il fuoco bruciava. Inoltre l'acqua non poteva spegnere il fuoco, quindi si vedevano anche il mare in fiamme, navi in fiamme, mare in fiamme, tutto in fiamme. Inoltre ho parlato anche della presenza dello zolfo. Sì. Lo zolfo, reagendo insieme al calore e a tutti gli altri composti, provocava la formazione di acido solforoso, quindi acido solforoso e acido solforico, quindi anche abbastanza tossico. Quindi oltre al fuoco si creava un denso fumo tossico, quindi abbastanza micidiale come arma. Diciamo che c'era un modo in realtà per spegnerlo, solo Sì, che non era esattamente quello che veniva in mente ai soldati che scappavano dal fuoco. Gli unici modi per spegnere il fuoco greco era tramite l'urina oppure tramite l'aceto o buttandoci sopra della terra. Quindi Grandi quantità di terra, grandi. Quindi immaginate in quelle situazioni quale diciamo, opzione si poteva scegliere. Sì, sulle navi anche abbastanza ristretta le possibilità. Mentre ti volevo fare una domanda sulla forma che può avere la fiamma in generale, e poi magari questa cosa la possiamo anche affrontare facendo un piccolo esperimento, perché non si può far andare via uno studente di chimica senza avergli fatto fare un esperimento. Ho il giusto esperimento per voi che prende anche spunto dalle cose dette in precedenza. Sì, anche perché soprattutto in una serie che si chiama Messa a fuoco, basata sul fuoco, non possiamo non dare fuoco a qualcosa in questo episodio, dai, visto che ci siamo, fatto 30 facciamo 31. Esattamente, quindi per l'occasione abbiamo preparato una candela appositamente distrutta per l'occasione. Sì, perché era brutta per la sana. Sì, non poteva essere. E poi un accendino, quindi sì, adesso... no, non ci limiteremo ad accendere solo la candela. Diciamo che dopo averla accesa e spenta la riaccenderò senza toccare con la fiamma direttamente lo stoppino. Speriamo. Speriamo. Perché questo dovrebbe avvenire? Beh, come vi ricordate che vi avevo detto che quando una combustione non avviene completa c'è il rilascio anche di altre sostanze. Beh, queste sostanze sotto forma di vapore le possiamo incendiare e ciò riporterà la fiamma ad accendere lo stoppino. Esatto. Speriamo che si veda abbastanza bene. In ogni caso magari poi la rinquadreremo sotto, diciamo, in altri... Ok. E quindi... Come avete visto abbiamo incendiato, la candela è fatta di molecole di paraffina che vengono liberate nell'aria e noi le incendiamo. Questo è curioso, non si può vedere, è difficile vederlo da qua, ma vicino allo stoppino si potrebbe notare che la colorazione della fiamma va più sul blu, sull'azzurro. Questo perché, come vi avevo detto in precedenza, c'è la maggior presenza di ossigeno che dà una combustione completa. L'ossigeno viene portato grazie a quella che si viene a creare di differenza di temperatura tra l'aria sottostante tra l'aria alla cima e la sottostante. L'aria calda va verso l'alto portando verso il basso l'aria fredda contenente ossigeno, quindi viene alimentata la reazione di combustione. Invece il resto della fiamma va sul giallo. Questo perché la liberazione la combustione della paraffina che non avviene completamente libera nella parte superiore che vedete composti a catena più corta, composti di carbonio in eccesso che prende il nome di fuliggine,
e questo è un fenomeno di incandescenza. La fuliggine in pratica rilascia questa colorazione se riscaldata. Ok, e invece per quanto riguarda la forma della fiamma vera e propria, di solito entrano in gioco anche moti convettivi dell'aria. Sì, questo cose. come vi dicevo perché l'aria calda va verso l'alto, quindi anche l'aria contenente la paraffina che sale verso l'alto. Ma c'è un caso in cui la forma non è esattamente così? Se invece ci trovassimo ad esempio sulla ISS in orbita intorno alla Terra, in microgravità, capirete che non essendoci gravità sufficiente, l'aria rimane più stazionaria. Infatti la fiamma assumerebbe una forma più ovale, di sfera perfetta. Quindi più ovale o di sfera perfetta? Diciamo Ovale, sì, sfera perfetta. Diciamo tendenzialmente più sferica. Va bene, d'accordo. E allora, visto questa introduzione che abbiamo fatto, per il momento spendiamo la candela prima di annegare nella cera. Prova a riaccenderla adesso che sta facendo molto fumo. No, peccato, se n'è andata. Va bene, niente, lo rifaremo dopo. Comunque adesso lo faremo sotto altre inquadrature in modo da spiegare anche un po' meglio. Poi vedremo. Quindi per il momento salutiamo il nostro amico Mike. Alla prossima. Lasciamo sotto in descrizione nel video anche il suo contatto Facebook, Instagram se volete seguirlo. Mi raccomando, lasciateci un like, condividete il video, fatelo girare. Esattamente. Più visibilità è meglio. Sì, poi iscrivetevi al canale se volete e comunque continuate a seguirci. E attivate anche la campanella degli avvisi. Quello per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. A presto e quindi alla prossima puntata. Ciao ciao.